Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come rimuovere delle imperfezioni sul volto di una persona o su una qualsiasi altra parte del corpo di una persona con Adobe After Effects. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, una volta aperto il nostro After Effects, io ho importato il video da andare appunto a correggere, vado a fare una nuova composizione. Come vedete questo è il mio video e andiamo a sistemare questa parte di difetti appunto del nostro volto. Per farlo, come prima cosa, andiamo ad applicare una maschera, quindi prendo lo strumento ellisse, vado a selezionare appunto la parte che mi interessa, qui nella maschera vado a fare nessuno, in modo che si visualizzi tutti, e ne vado ad applicare un'altra anche qui. Anche qua vado a mettere nessuno in questo modo. Ora, selezionando la prima maschera, andiamo sul nostro tracciatore. Se non ce l'avete qui nel pannello, andate in finestra, tracciatore, lo spuntate e vi compare. Quindi come metodo andiamo a mettere posizione, scala e rotazione. Dopodiché andiamo a fare play, in modo che ci vada a seguire il movimento appunto del nostro punto da sistemare. Bene, una volta finito, io adesso non lo vado a fare tutto per questione di tempo, intanto è giusto per farvi vedere. Come vedete la nostra prima maschera segue perfettamente il punto che dobbiamo andare a sistemare e stessa cosa facciamo adesso con la seconda maschera. Quindi selezioniamo maschera 2, sempre con posizione, scala e rotazione, andiamo a fare play in modo che vada a seguire il tracciato appunto del nostro punto da sistemare. Bene, una volta fatto anche questo punto, come vedete segue perfettamente il movimento del viso. Quello che dobbiamo andare a fare ora è tasto destro del mouse o qui, oppure andiamo in livello, nuovo, andiamo a fare il livello di regolazione che andremo a rinominare come correzione appunto. Ora andiamo a selezionare le due maschere che siamo andati a fare, 2 o 3, dipende dai punti che siete andati ad applicare. Quindi le selezioniamo entrambi, facciamo Command C sulla tastiera, quindi le andiamo a copiare e le andiamo a incollare all'interno appunto del nostro livello di regolazione correzione. Andiamo su maschere, li invertiamo, li mettiamo invece di nessuno, andiamo a mettere aggiungi, in questo modo qua. Ora andremo ad applicare il primo filtro appunto sul livello di regolazione. Il filtro che andremo a mettere è sfocatura riquadri rapidi sotto a sfocatura e contrasto, quindi prendiamo l'effetto, lo portiamo sul nostro livello di regolazione, andiamo a disattivare le linee di tracciato in modo da avere la visuale più libera, quindi tramite questo andiamo, come vedete, ad attivare e disattivare le linee del tracciato, e andando su raggio sfocatura, se noi andiamo ad aumentare, come vedete ci va a sfocare questa parte, in modo da ottenere più o meno questo risultato. Ora andiamo ad applicare un nuovo effetto che si chiama disturbo, quindi andiamo ad applicare un disturbo perché come vedete si vede la sfocatura che siamo andati ad applicare, quindi andiamo nel pannello degli effetti, scriviamo disturbo, prendiamo l'effetto disturbo sotto disturbo e granulosità, lo importiamo sempre sopra al nostro livello di regolazione, andiamo a disattivare uso disturbo colore e andiamo ad aumentare praticamente il nostro disturbo fino ad amalgamare il più possibile, come vedete, i nostri due punti che siamo andati ad applicare. Ora andiamo a duplicare il livello di sfocatura riquadri rapida, quindi facciamo Command D, lo portiamo al di sotto di disturbo e andiamo a modificare
ancora leggermente appunto la nostra sfocatura, fino ad arrivare ad ottenere un livello pressoché accettabile, più o meno in questo modo. Come vedete, se noi andiamo a visualizzare adesso il nostro video, già è cambiato notevolmente. Volendo, se andiamo sulle nostre maschere, possiamo andare a applicargli una piccola sfumatura in modo da amalgamare ancora meglio i contorni della nostra maschera. Se noi adesso andiamo ad attivare, come vedete non ci farà il contorno netto, ma ce lo va leggermente a sfumare. Quindi sia nella maschera 1 che nella maschera 2 andiamo ad aumentare la nostra sfocatura fino ad ottenere bene o male questo risultato. Nel caso possiamo andare a fare anche un'altra cosa, ossia una correzione del colore, qualora dovessimo andare appunto a interagire sul colore se non è precisamente uguale a quello del nostro video. Per farlo andiamo nel pannello degli effetti, andiamo a prendere ad esempio curve in correzione colore, lo applichiamo sempre sul livello di regolazione, poi andiamo nel livello di regolazione, quello della correzione, selezioniamo ad esempio la maschera 1, che nel mio caso è questa parte, la andiamo a duplicare, quindi facciamo Command D, come vedete ci dà maschera 3, la andiamo a rinominare, andiamo a mettere curve in questo modo. Ora apriamo il pannello degli effetti qua in basso, andiamo a selezionare appunto le nostre curve, come vedete qui ci dà opzioni composizione, andiamo a fare più e andiamo a selezionare nel riempimento maschera, andiamo a mettergli curve. Ora se noi andiamo a interagire sulle nostre curve qui, come vedete ci va a cambiare il nostro colore, quindi possiamo andare a modificare il nostro colore fino a praticamente a rendere l'immagine più realistica possibile. Se noi adesso andiamo a visualizzare, come vedete la nostra parte è stata completamente ripulita. Ovviamente si può fare la stessa cosa anche sull'altra maschera, quindi se noi andiamo a duplicare la maschera, la andiamo a rinominare, la chiamiamo curve 2, andiamo sempre qua su curve, aggiungiamo un nuovo opzione di composizione, andiamo a selezionare curve 2 e se noi andiamo a interagire appunto sul nostro effetto curve, come vedete ci va a modificare anche qui il nostro colore. Oltre che curve possiamo anche andare a prendere tipo ad esempio un bilanciamento colore, fare la stessa identica procedura, quindi andiamo a duplicare di nuovo la maschera 1, Command D, la andiamo a rinominare, la chiamiamo Color Correction, andiamo questa volta sull'effetto bilanciamento colore, andiamo opzioni composizione, andiamo a fare più, andiamo a prendere il nostro Color Correction e se ora andiamo a modificare, vedete, il nostro colore, lo va a modificare automaticamente anche qui. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!